In questo video parliamo di un incubo, di uno dei peggiori incubi degli studenti di italiano, le preposizioni. Visto che le preposizioni sono un argomento molto ostile, il modo migliore per memorizzare l'uso delle preposizioni è l'esercizio. Quindi oggi non farò un video di teoria in cui ti spiego quando usare ogni preposizione. Facciamo un esercizio insieme. Così potrai memorizzare l'uso delle preposizioni giocando insieme a me. Vedrai sullo schermo delle frasi con degli spazi. Dovrai completare gli spazi con le preposizioni giuste. Dalle preposizioni semplici di a, da, in, con, su, per, tra, fra, alle preposizioni articolate, alla, dalle e così via. Cominciamo con la prima frase. Ciao Simo, sono palestra. Posso chiamarti 20 minuti? Qui abbiamo due preposizioni da inserire, una preposizione di luogo e una preposizione di tempo. Ti do un aiuto solo per questa prima frase. Sono due preposizioni semplici. Se hai bisogno di più tempo per rispondere, puoi fermare il video e poi riprendere la visione quando avrai le risposte. Ciao Simo, sono in palestra. Posso chiamarti tra 20 minuti? Continuiamo con la seconda frase. Guarda che capelli! Ho bisogno andare parrucchiere. Decisamente. E la frase completa è: guarda che capelli! Ho bisogno di andare dal parrucchiere. Usiamo la preposizione di perché in italiano per esprimere la necessità di qualcosa diciamo ho bisogno di. E dal parrucchiere usiamo la preposizione articolata, formata dalla preposizione da più l'articolo il. Il perché è l'articolo del parrucchiere, il parrucchiere. E la preposizione da la usiamo anche quando indichiamo un movimento, un moto a luogo verso la casa di una persona, un negozio e così via. Quindi andare dal parrucchiere, andare dal fruttivendolo o andare da Paolo, significa a casa di Paolo. Numero 3. Hai finito guardare la partita? C'è un bel documentario Orsi Polari. Qui abbiamo una preposizione semplice e una articolata, se ti può aiutare. E la frase corretta è: hai finito di guardare la partita? C'è un bel documentario sugli orsi polari. La prima preposizione è di, perché è la preposizione richiesta dal verbo finire. Finire di fare qualcosa in italiano. E la seconda preposizione è sugli. Usiamo la preposizione su perché indica l'argomento del documentario, e gli perché è l'articolo per orsi polari, gli orsi. Farò altri video sulle preposizioni, quindi non ti demoralizzare se fai degli errori in questa lezione. E ti ricordo che se vuoi esercitarti di più e in modo divertente, Busuu è un'ottima alternativa per te. Proprio ieri ho scoperto che Busuu include tanti esercizi sulle preposizioni. Ti ricordo che Busuu è una piattaforma per imparare le lingue online e tra queste lingue c'è anche l'italiano. E a proposito di preposizioni, Busuu offre tantissime attività varie e divertenti. Puoi trovare la teoria sull'uso delle preposizioni, delle attività di ascolto per capire il significato delle preposizioni principali e anche tanti esercizi per memorizzare e comprendere il loro uso.
Ovviamente Busuu è una piattaforma estremamente completa e puoi trovare esercizi e attività di ogni tipo, dalla grammatica alla comprensione orale, dalla produzione scritta alla conversazione con insegnanti madrelingua. E Busuu offre anche un test di livello gratuito che ti permetterà di capire qual è il tuo livello attuale di italiano. Puoi scoprire tutte le attività di Busuu, gli esercizi e le attività sulle preposizioni o fare il test di livello gratuito al link che trovi sotto a questo video, nella descrizione. Sono sicuro che ti aiuterà tantissimo. Ma continuiamo con il nostro esercizio. Non riusciamo a aprire la porta garage. E la frase corretta è: non riusciamo ad aprire la porta del garage. Qui abbiamo la preposizione a perché riuscire a fare qualcosa in italiano. In questo caso ho inserito la D eufonica perché rende il discorso più fluido. Abbiamo due vocali uguali, una dopo l'altra, a, aprire, e quindi in italiano tendiamo a aggiungere questa D eufonica, che rende il suono più piacevole. E la porta del garage. Qui abbiamo un complemento di specificazione con la preposizione di più l'articolo il, che è l'articolo del garage. Quindi del, di più il e del, articolata. Frase numero 5. Questa mi piace. Non parto mai le vacanze senza un buon libro leggere. Non parto mai le vacanze senza un buon libro leggere. E la risposta è: non parto mai per le vacanze senza un buon libro da leggere. Usiamo la preposizione per perché è la preposizione richiesta dal verbo partire. Io non posso dire parto all'Irlanda o parto in Irlanda. Io parto per l'Irlanda, partire per un luogo o per le vacanze o per un viaggio. Il verbo partire richiede la preposizione per. La seconda preposizione è da, di nuovo da. Ma perché? In questo caso la frase è un buon libro da leggere. La preposizione da ha tanti usi in italiano. In questo caso indica uno scopo, una finalità. È come dire la macchina da scrivere, una macchina che serve a scrivere. O gli occhiali da vista, sono gli occhiali che servono per vedere. Indica lo scopo, la finalità dell'oggetto. Un libro da leggere. Numero 6. Qui ci sono 3 preposizioni da inserire. Partiamo, stazione di Roma Termini, 14, e arriveremo più o meno 18. Abbiamo la prima è una preposizione di luogo e poi 2 preposizioni di tempo. E la soluzione è: partiamo dalla stazione di Roma Termini alle 14 e arriveremo più o meno alle 18 o verso le 18 per indicare un orario indicativo. Quindi partiamo dalla stazione di Roma Termini, indica l'origine e quindi usiamo la preposizione da più l'articolo la stazione, che diventa dalla. Alle, invece, è la preposizione articolata che si usa con le ore. Partiamo alle 14 e arriviamo alle 18. Proseguiamo. Il marito di Anna va bar ogni sera e torna sempre alba. Per alba intendiamo questa. Sono le prime ore del mattino, quando sorge il sole. Quali sono le preposizioni? Il marito di Anna va al bar ogni sera
e torna sempre all'alba. Al è la preposizione articolata formata da a più il. Il è l'articolo del bar, a è la preposizione di moto a luogo, movimento verso il bar. E torna sempre all'alba, indichiamo il momento della giornata e usiamo quindi la preposizione a più l'articolo L' perché è l'alba e a più L' diventa all'alba. Continuiamo con la numero 8. Ho abitato in Irlanda 7 mesi. La preposizione corretta è per. Ho abitato in Irlanda per 7 mesi. Qui indichiamo una durata nel passato. È finito, io ho abitato per 7 mesi. Molte persone potrebbero rispondere con la preposizione da, ma questo non va bene perché da si usa quando indichiamo un'azione o una situazione che è cominciata nel passato ma continua nel presente. In questo caso in italiano usiamo il presente indicativo. Abito in Irlanda da 7 mesi. Io sono ancora in Irlanda, ma nella mia frase ho usato il passato prossimo. Ho abitato in Irlanda, quindi è finito. Continuiamo con la frase numero 9. Non vedo Fede molti giorni. Questo è il caso di cui parlavo prima. La soluzione è non vedo Fede da molti giorni. È una situazione che è cominciata nel passato, ma è vera anche adesso. Non lo vedo da molti giorni. Usiamo quindi la preposizione da. Questi bicchieri cristallo sono bellissimi. Sono tua madre? Questa è facile. E le preposizioni sono di e di. Questi bicchieri di cristallo sono bellissimi. Sono di tua madre? Nel primo caso di introduce un complemento di materia, indica il materiale con cui sono fatti i bicchieri. Il secondo di invece indica un complemento di specificazione, in questo caso un possesso. I bicchieri sono di tua madre. Procediamo. Anche questa è difficile. La banca non è lontana, farmacia, cui siamo andati ieri. La banca non è lontana dalla farmacia in cui siamo andati ieri. Qui abbiamo il pronome relativo cui che si usa con le preposizioni, ricordi? E non è lontano dalla farmacia, qui indichiamo la distanza, preposizione da. Poi, prendiamo l'ombrello, sta piovere. Sta piovere. Questa è una perifrasi molto importante e molto usata in italiano. Prendiamo l'ombrello, sta per piovere. Usiamo la perifrasi stare per indicare un'azione o una situazione che succederà a breve, è evidente. Sta per piovere, c'è il cielo nero e quindi fra poco pioverà. O Maria sta per uscire, significa che tra pochi secondi a breve uscirà. Indichiamo quindi un'azione che sta per iniziare. A proposito, sta per iniziare. Ma continuiamo con il nostro esercizio. Ho visto un topo uscire casa tuoi genitori. Due preposizioni articolate qui. Forse questa per qualcuno è facile, per qualcuno è difficile. La soluzione è: ho visto un topo uscire dalla casa dei tuoi genitori. Anche in questo caso abbiamo
La prima preposizione è una preposizione articolata formata da dalla preposizione da più l'articolo la casa, dalla, che indica quindi un moto da luogo, quindi indica l'origine del movimento. E la casa dei tuoi genitori indica possesso ed è la preposizione articolata dei che include la preposizione di e l'articolo i genitori. Ultime due frasi. Dovete riflettere, vostro futuro e smettere, guardare solo cartoni animati. Dovete riflettere, vostro futuro e smettere, guardare solo cartoni animati. E la soluzione è: dovete riflettere sul vostro futuro e smettere di guardare solo cartoni animati. Il verbo riflettere richiede la preposizione su, riflettere su qualcosa, in questo caso riflettere sul futuro, preposizione articolata formata da su più il futuro, sul. E smettere di guardare solo cartoni animati. In questo caso usiamo la preposizione di perché è la preposizione richiesta dal verbo smettere. Smettere di fare qualcosa significa abbandonare un'attività o un'abitudine. Smettere di. Ultima frase. Qui dovrai inserire 3 preposizioni. Chi è questo libro? Qualcuno l'ha dimenticato, tavolo, mia cucina. Ah ah! Vediamo se riesci a indovinare tutte e 3 queste preposizioni. E la soluzione è: di chi è questo libro? Qualcuno l'ha dimenticato sul tavolo della mia cucina. Quindi di chi è abbiamo ancora la preposizione di che indica possesso, sul tavolo perché indica la posizione sopra il tavolo, articolata su più il, e della mia cucina, complemento di specificazione. Quindi preposizione di più l'articolo la cucina, quindi della cucina. Com'è andato questo quiz? Era facile o era difficile? Non era un quiz elementare, quindi non ti preoccupare se hai fatto degli errori o non ricordavi tutti gli usi delle preposizioni. Il modo migliore per memorizzare il loro uso è proprio fare tanti esercizi e usarle molto nella conversazione. Ti invito quindi a creare delle frasi durante il giorno usando le preposizioni e puoi scrivere alcune frasi nei commenti qui sotto. Ti ricordo di cliccare sul link che trovi sotto questo video in descrizione per provare subito Busuu. Puoi fare il tuo test di livello per capire il tuo livello attuale di italiano o cominciare subito a migliorare l'italiano con le attività e gli esercizi di Busuu. Spero che sia stato un video divertente e utile per te e ci vediamo al prossimo!